Non sente mai prurito, ma si gratta spesso e volentieri. Che cos'è? Ciao a tutti e benvenuti! Se questa è la prima volta che capitate sul mio canale, Fly High Italian, o bentornati! In questa seconda parte degli indovinelli correlati al cibo, vi darò appunto 5 indovinelli da indovinare. Quindi mi raccomando ragazzi, concentrazione. Se vi siete persi la prima parte, vi lascio il link al video nella descrizione, così ci date un'occhiata. Vi ricordo che potete regolare la velocità del video, se parlo troppo lentamente o se parlo troppo velocemente, premendo sulle impostazioni in basso a destra, sulla rotellina, e oltre a sottotitoli in italiano, ho preparato anche sottotitoli in inglese, francese, spagnolo e russo se ne avete bisogno. Allora, come abbiamo fatto nel video precedente, vi darò ogni indovinello uno alla volta, quindi vi leggerò l'indovinello e avrete 10 secondi per pensarci, ma ovviamente se avete bisogno di più tempo mettete pure il video in pausa quando faccio partire il timer e dopo i 10 secondi vi darò la soluzione. Allora, siete carichi? Iniziamo con il primo indovinello. È tonda, ma non è il mondo. È verde, ma non è un prato. È rossa, ma non è il fuoco. Che cos'è? Al via coi 10 secondi. Ed è l'anguria. L'anguria infatti è tonda ma non è il mondo, è verde ma non è un prato ed è rossa ma non è il fuoco, ok? Quindi l'anguria viene anche detta cocomero, però attenzione, se utilizzate cocomero il sostantivo è maschile, invece l'anguria è femminile. Quindi proprio perché la buccia dell'anguria è verde e la polpa è rossa, ok? Quindi questo per l'anguria, fatemi sapere nei commenti, mi raccomando, scrivetemi le vostre risposte indovinello per indovinello, così vedo quante ne avete indovinate, ok? Quindi passiamo all'indovinello numero 2. Porta il cappello giorno e notte senza mai toglierlo. Che cos'è? Al via coi 10 secondi. Il fungo, giusto? Il fungo porta il cappello giorno e notte senza mai toglierlo, ok? Quindi il fungo, proprio perché la componente, vediamo un attimino delle componenti del fungo, abbiamo proprio il cappello, viene proprio chiamato così a livello anatomico, la parte superiore del fungo, quindi il cappello, e poi abbiamo il gambo, ok? Quindi era il fungo che porta sempre il cappello senza mai toglierlo. Passiamo allora all'indovinello numero 3. Non sente mai prurito, ma si gratta spesso e volentieri. Che cos'è? Al via con 10 secondi. Il formaggio, giusto? Il formaggio non sente mai prurito, ma si gratta spesso e volentieri, giusto? Perché? Perché qui è proprio un gioco di parole con il verbo grattare che ha diversi significati. Il principale significato di grattare è però quello di come grattarsi, come verbo riflessivo, di strofinarsi la pelle, spesso con le unghie, quando avvertiamo prurito. Quindi per questo indovinello ha giocato proprio sul questo significato del verbo grattare. Però un altro significato del verbo grattare è quello di grattugiare, quindi è sinonimo del verbo grattugiare. E quindi cosa grattugiamo? Grattugiamo il formaggio in questo caso. Quindi grattugiare si intende ridurre
in frammenti, in frantumi, in briciole, qualcosa, spesso un cibo come appunto grattugiare il formaggio, si possono grattugiare le carote, ecco, però ecco, è proprio un gioco di parole questo basato sul verbo grattare, quindi il formaggio non sente mai prurito, ma si gratta spesso e volentieri. Passiamo allora all'indovinello numero 4. Allora, nel mio orto c'è una mela con la Z. Che cos'è? Al via con 10 secondi. La melanzana contiene, questo è proprio un gioco di parole che si basa sul fatto che la parola melanzana contiene al suo interno la parola mela, la mela che in realtà è il frutto qui, ok? La mela. E però melanzana ha anche la Z, ok? La melanzana appunto è questa verdura, giusto? Quindi questo è proprio totalmente un gioco di parole. E allora andiamo adesso all'indovinello numero 5. Sono un uccello, sono un frutto e sono una persona. Che cosa sono? Al via con 10 secondi. Il kiwi, giusto? Il kiwi è questo frutto qui, è anche questo uccello qui, e anche poi il soprannome degli abitanti, un soprannome colloquiale degli abitanti della Nuova Zelanda. Quindi sì, l'indovinello sono un uccello, sono un frutto e sono una persona ha senso ovviamente con il kiwi, ok? Il kiwi. E niente, questo conclude la nostra lezione per oggi. Fatemi sapere quanti di questi indovinelli avete azzeccato, erano in realtà piuttosto tranelli, insomma, questi indovinelli. Scrivetemelo nei commenti e pianifico poi di fare altre lezioni come queste su altri indovinelli correlati a temi diversi. Se il video vi è piaciuto mettete un like così che mi aiutate a spargere la voce e a raggiungere più persone con questo contenuto, e considerate iscrivervi al canale ed attivare la campanella delle notifiche per non perdere nessun nuovo episodio. Allora vi auguro una buona giornata, un buon proseguimento, continuate a seguirmi e alla prossima! Ciao ciao!